Quasi certamente in mezzo a voi ci sarà qualche numismatico, ovvero un collezionista di monete, che di sicuro non avrà questo pezzo rarissimo, il doblone di Out of Memory. Questo pezzo unico nel suo genere perché creato da me, stampato da me e malamente dipinto da me. Ma oggi vedremo come arrivare a un risultato anche migliore di questo, ovvero partire da un'immagine o più immagini per arrivare a un modello 3D che io ho deciso di stampare ma che voi potete usare in altri 1000 modi. Ciao, io sono Dan e bentornati sul canale. Questo nome che sto per dire lo avrete già sentito svariate volte ultimamente perché l'azienda alle sue spalle si sta dando parecchio da fare. Il modello che vedremo oggi si chiama Hunyuan 3D 2 perché è la seconda versione. La prima l'avevo volontariamente saltata perché era abbastanza complessa da far girare su ComfyUI e aveva una richiesta molto alta di risorse. A questo giro è tutto molto più semplice e anche estremamente veloce. I risultati differiscono un po' da quello che fanno vedere loro, non ho capito esattamente il motivo, ma su ComfyUI non abbiamo proprio quella qualità che mostrano loro. Probabilmente come altri modelli le versioni online che usano sono un pochettino più potenti, hanno più hardware a disposizione e tutto quanto. Questo modello è stato rilasciato in diversi modelli, uno per la generazione da un'immagine, la generazione da più immagini, ovvero davanti, laterale e posteriore, e poi ci sono i modelli dedicati alla texturizzazione e al mapping della texture. Ora, far andare questa seconda parte con la texture non è semplice, io ci ho provato, ci sono un sacco di errori che vengono mostrati, alla fine diventa veramente troppo complesso riuscire a fare una guida in modo tale che funzionasse a tutti, perciò ho deciso di orientare questa guida a due settori particolari: a chi vuole stampare le cose in 3D e a chi ha bisogno di un modello 3D basico da sistemare poi dopo in un programma 3D o in ZBrush o qualcosa del genere. Non vedremo la parte delle texture. Io al momento non ho, ahimè, una stampante 3D, la parte dedicata alla stampa 3D vera e propria non verrà trattata. Magari più avanti ne avrò una e lo vedremo più in dettaglio, ma come sempre non perdiamo tempo, andiamo subito a vedere su ComfyUI come trasformare un'immagine in un modello 3D. Hunyuan 3D 2. Questo nome Hunyuan stiamo iniziando a sentirlo sempre più frequentemente perché Tencent si sta sbizzarrendo con i suoi modelli. Questa è la seconda versione, perché come dicevo inizialmente la prima l'ho volutamente saltata perché era un po' complessa da far girare su ComfyUI. Questa non è molto da meno, però se non stiamo a vedere tutti i passaggi in realtà si riesce a usare in modo estremamente più semplice. Dico questo perché non vedremo tutto quello che può fare questo modello, e con tutto intendo sia la generazione di mesh, di personaggi, di quello che volete voi, ma anche di materiali, creazione texture e mappatura UV e cose di questo tipo, perché il passaggio nella creazione texture richiede delle installazioni che, vi dico la verità, io non sono riuscito a far andare. Non è un fatto di installare un nodo sul manager o di clonare semplicemente una cosa da GitHub, ma sono cose da riuscire a far girare senza errori, e questa cosa non viene in modo così naturale. Ma come dicevo inizialmente, questa guida l'ho orientata principalmente a chi vuol fare dei piccoli modelli dal quale poi tirar fuori qualcosa di più complesso con un programma successivamente, magari stampare qualcosa con la stampa 3D. Ora, riuscire ad avere questi risultati io lo vedo molto difficile, a meno che probabilmente non si usi il loro sistema di generazione tramite Gradio, però noi lo vedremo tramite ComfyUI. Ci sono svariati modelli, vedete qua. Abbiamo principalmente la generazione dall'immagine singola e la generazione da più visuali. A loro volta si dividono in modelli normali, fast, mini e turbo. In realtà vi posso dire che già il modello base normale non va a chiedere così tante risorse. Pensavo andasse veramente a pesare molto di più sulla generazione, ma come vedete qui è il passaggio soprattutto delle texture che chiede più giga di VRAM, mentre la creazione del modello è molto bassa. Noi oggi vedremo questi due modelli, ovvero l'Hunyuan 3D DIT V2 e l'Hunyuan 3D DIT V2 MV. Questi essenzialmente sono la stessa cosa, ma sono più veloci a generare, come se fossero dei turbo.
turbo, perciò se avete problemi di velocità nel generare potete orientarvi su questi usciti dopo che sono più veloci. Ma se noi clicchiamo sul link, sia questo che questo qui, ci porta alle sue pagine di Hugging Face. Qui vi ripeto un po' le stesse cose, vi fa vedere un po' il modello, ma se torniamo su abbiamo la scheda File and Version. Qua ci sono tutti i modelli. Il Delight e il Paint sono relativi al passaggio che si farebbe dopo per le texture e tutto quanto, ma che noi saltiamo. A noi ci interessa principalmente questo modello nella versione che volete voi, ma io andrò su questo, quello più grosso. Se voi entrate dentro potete scegliere quale scaricare. Io fra questi ho scelto questo qua che è stato aggiornato recentemente, una nuova versione FP16, ma vi posso dire non è così pesante come può sembrare. Secondo me con una scheda video da 8 GB ce la fate senza problemi, e scaricate questo nel caso fate clic qui con la freccettina. Se tornate indietro potete fare anche la versione turbo, sempre il Safe Tensor scaricate, oppure fare il fast. Questo, come dicevo, è il modello per fare la generazione da un'immagine, mentre per fare la generazione da più immagini, ovvero da fronte, lato e retro, scarichiamo questo modello qui che è il Multiview. Andiamo in File and Version, qui abbiamo le 3 versioni, scegliete sempre quale fare. Io ho fatto quella normale e anche qua scaricate il Safe Tensor. In generale consiglierei praticamente a tutti di prendere la versione normale perché è molto veloce a generare e non occupa molta VRAM, però se fate una prova e vedete che non ce la fate, allora orientatevi sul fast, sul turbo. Messi in download i modelli, mi raccomando sempre fate attenzione al nome del modello perché anche qui è chiamato al medesimo modo dell'altro, magari chiamateli in un modo più comprensibile. Qui trovate anche il VAE, ma col workflow che andremo a vedere in realtà il VAE è già incluso nel modello, ma può capitare di doverlo caricare a parte. Se seguite solo questa guida non vi servirà a scaricarlo, per altre lavorazioni potrebbe tornarvi utile. Decidete voi se scaricarlo o meno, se volete entrate e scaricate anche questo, sempre poi rinominandolo. Passiamo allora alla pagina di ComfyUI Example perché hanno fatto anche loro la pagina dedicata. Inizialmente volevo fare il workflow sulla base di quello creato da loro, con i nodi già inclusi in ComfyUI. Il problema qual è? Che facendo questa generazione vi vengono i modelli fatti in questo modo perché usa la generazione poi coi voxel e secondo me fatto così non serve proprio a niente, a meno che uno non è appassionato di Minecraft. Se andate a stampare una roba così dovete lavorarla prima di avere un bel risultato. Non trovavo un sistema per farlo uscire normale, alla fine ho deciso di non usare questi nodi, non usare questo processo. Sono andato, indovinate un po' su chi? Su quello che crea sempre i nodi migliori per fare queste cose ed è lui, il nostro caro KJ. Aveva già fatto questo wrapper per la vecchia versione, l'ha aggiornata per la 2. Vedete, questo è il workflow d'esempio che vi inserisce dentro. Infatti in tutti i nodi che aggiungete solitamente c'è la cartella example e vi mettono i workflow fatti da chi ha creato il nodo. Come dicevo prima, se voi scendete qua, al di là di dirvi di scaricare il modello, ma è quello che vi ho detto io prima, ci sono anche le versioni Safe Tensor, di mettere in una cartella che vediamo dopo, vi spiega come installarlo, ma questo passaggio lo fate già dal manager solito di ComfyUI. Il problema nasce per la generazione delle texture, perché dovreste fare questa compilazione. Io vi dico la verità, l'ho fatto, ho seguito esattamente quello che dicevano, perché ho proprio questa versione su ComfyUI, cioè Python 3.12 con i torch 2.6.0 GU 126. Fatto tutto quanto, provi a generare 1000 errori. Il problema è che non si esce fuori da tutti questi errori. Qua c'è la scheda issue, un sacco di gente chiede, pochissimi hanno risposte e non sempre l'errore che si ha è uguale a quello che viene mostrato. Dopo averci speso diverse ore su ho detto ok, le texture servono veramente a qualcuno, perché il dubbio che mi è venuto a me è anche una persona che genera, perché deve modellare dopo? Le texture che ti crea non sono così fantastiche. Di conseguenza, secondo me, chi genera lo fa per avere una base su cui poi lavorarci sopra, se modella in 3D. Se invece stampate in 3D non vi servono a nulla le texture, perché tanto la vostra stampante non fa queste cose. Anche se avete una stampante che fa multicolore, però non è che vi mette 35 colori diversi. E secondo me questo passaggio, per com'è grezzo adesso, non serve a molti.
di conseguenza l'ho saltato. Faremo solo la generazione della mesh. Qui comunque vi spiega cosa fare se non funziona qualcosa, se non va, però in realtà vi dico, io non sono riuscito a uscirne lo stesso. Se volete provare, qua vi spiega quando non vi funziona come andare oltre. Se vi può interessare, c'è questo passaggio che vi crea una mesh fatta di poligoni in modo più semplificato. Tramite questo passaggio vi dico non funziona neanche così. Servono altri passaggi, però ripeto, qua inizia a diventare forse secondo me troppo in dettaglio per chi in realtà un procedimento così dubito lo farebbe per creare i propri modelli. È troppo grezzo ancora per una roba del genere. Uno che modella credo che preferisca partire da un qualcosa che fa lui. O in ogni caso il modello che creiamo noi oggi secondo me è ottimo per andare poi dopo su ZBrush e iniziare a fare una modellazione seria. Questa è proprio una base. Ora abbiamo visto tutto, possiamo andare su ComfyUI, perciò apriamo la cartella Models, dobbiamo entrare nella cartella Diffusion Models. Qui io ho creato una cartella, ma come sempre decidete voi cosa fare. L'ho chiamata UniOne 3D2 e ho messo i due modelli, vedete? Quello base e quello multiview. A seguire abbiamo la cartella col VAE e qui potete mettere il VAE di UniOne 3D2. In realtà il modello che avete messo in Diffusion Model include già il VAE, però in alcuni passaggi potrebbe essere necessario caricarlo separatamente. Qui vi fate la vostra cartellina oppure lo buttate dentro. Però come dicevo prima, col workflow che usiamo noi è già incluso dentro a questi modelli, non c'è bisogno di caricarlo esternamente. Ora, visto dove mettere tutti i vari modelli, vediamo su ComfyUI. Come dico in tutte le guide di ComfyUI, io ho fatto una guida che vi spiega da zero come usare questa web UI. Non è più aggiornatissima purtroppo perché stanno facendo veramente tantissimi aggiornamenti, è cambiata un po' l'interfaccia. Per rivedere l'interfaccia intorno come in quella guida dovete andare qua in Setting e poi fare da menu Disable. Se fate così vedrete l'interfaccia simile, anche se hanno fatto dei cambiamenti, ma se ricliccate qua e mettete sempre Top, torna come adesso. Se invece volete una guida un po' più recente, ne ho fatta una dove spiego a un mio amico come usare questa web UI. È un podcast di 3 episodi, è aggiornato, ma anche lì mancano alcune cose che hanno aggiornato dopo, perché come dicevo è sempre in aggiornamento questa web UI. Vorrei trovare un momento giusto per fare una guida completa, ma ogni volta aggiungono qualcosa. Se vi interessa che cos'è questa parte qua sopra, è un nodo in particolare che si chiama Chris Tool. E adesso vi faccio vedere, dovete andare in Manager, fate Custom Node Manager e qua cercate Chris Tools. Vedete questo qua e le installate. Sembra un po' un'imprecazione, ma è il Chris Tools, ok? E vi fa queste statistiche qua in alto, così almeno vedete quanta VRAM è occupata e tutto quanto. Da qui, come sempre, facciamo un update all e mentre aggiorna magari guardate un po' cosa hanno aggiunto. Vedete c'è supporto a UniOne 3D V2, c'è anche supporto a One Controller, questo deve essere molto interessante, magari lo vediamo più avanti, e anche al Skip Layer Guidance DIT. Su One stanno aggiungendo un sacco di cose e già che siete qua guardate a che giorno risale la vostra web UI in modo tale da essere sicuri di avere qualcosa di aggiornato. Soprattutto aprite il prompt e andate a vedere in alto se vi fa dei warning, perché recentemente hanno aggiunto anche la versione della front-end. Non ve lo fa tramite questo update, ma vi avvisa che dovete fare un altro update e vi spiega esattamente dove. Se voi andate nella cartella di ComfyUI, andate in Update e fate update confyui.bat. Tramite questo aggiornamento vi aggiorna la front-end e siete a posto. Fatto tutto, riavviate la web UI, magari questo secondo update fatelo chiudendo il prompt dei comandi, così poi ripartite da zero. Come sempre facciamo un workflow qua in alto e poi open. Io sono dentro la mia cartella clonata da GitHub, dove trovate tutti i workflow delle guide che ho fatto, e in UniOne 3D2 trovate questi due workflow dedicati alla versione con un'immagine e alla versione con il multiview. Apriamone uno. Come sempre, appena aprite un workflow del quale non avete i nodi, vi farà un elenco di tutti quelli che vi mancano, segnandoveli in rosso. Qui dovreste averne un po' che vi mancano se non avete mai generato con UniOne 3D, perché sono tutti quelli di KJ. Fate Manager e fate Install Missing Custom Node. Qui vi fa l'elenco di tutto quello che vi manca, fate la spunta, poi fate Install
model e li avviate alla web UI. In questo caso, se noi clicchiamo su Custom Node in Workflow, vedete che ci sono questi qua che sono stati aggiunti. Torniamo sul workflow e vedete come è fatto. Allora, guardiamolo molto semplicemente. Fate sempre R sulla tastiera, vi fa l'update qua in alto, perché altrimenti non vi vede i collegamenti giusti, e poi a seguire selezionate il vostro modello. Questo è quello con un'immagine, perciò mettiamo questo. L'attention mode, se siete fra i pochi eletti che siete riusciti a installare il Sage Attention, mettete Sage Attention che va più veloce, ma altrimenti lasciate SDPA. Viene caricato il modello, vedete che gli passa già il VAE. A seguire abbiamo l'immagine da cui parte. Quello che viene consigliato è di metterla quadrata. Il passaggio che viene fatto di questa immagine è di tirar fuori uno scontorno e creare una mappa. Questo passaggio qui non l'ho fatto complicatissimo e l'ho lasciato un po' com'era già con KJ. Dopo vi faccio vedere un workflow che fa una cosa fatta un pochettino meglio, perché se voi mettete qui un'immagine di un oggetto fotografato in mezzo a tanta altra roba che non si capisce bene, vi farà uno scontorno un po' così alla buona. Invece è particolarmente necessario che sia fatto bene, perché già partite da un'immagine singola, se poi non capisce bene fa anche peggio. Quello che vi ho fatto vedere nell'intro l'ho caricato da questa immagine. Vedete che in realtà c'erano molti altri dettagli, però lui ha capito la mano, ha capito che era rotondo, ma ovviamente questi cambi di colore non li ha percepiti. Non è così tanto personalizzabile questa generazione. In realtà ci sono moltissimi valori che si possono cambiare e adesso li vediamo fra un attimo. Lui cosa fa? Parte dall'immagine, che vi consiglio di lasciare così, a questa risoluzione, e di metterla già quadrata, perciò non buttate dentro cose in 16 noni sperando che poi vengano sistemate, dovete mettergliele già un po' sistemate. Viene fatto lo scontorno, viene creata una maschera, l'immagine con la maschera passa all'elaborazione e qui parte a fare tutto quello che gli serve per creare una mesh. Tantissimi valori che purtroppo non vengono spiegati. Io ho cercato una guida su tutti questi valori qui, forse magari nel paper di UniUI 3D viene detto qualcosa, però capite che leggersi tutto il paper per sistemare 4 valori su ConfUI diventa un po' complicato. Ho provato a variare un po' di questi valori, ma in realtà la cosa peggiorava. È tutto strettamente legato dall'immagine che viene caricata. Io per riuscire a fare quel gettone che avete visto all'inizio l'ho lasciato così. Qui potete variare il numero delle facce finali e togliere questi valori lo fa peggiorare in maniera incredibile. Anche mettere lo smooth normal. Aumentare gli step ho visto che alle volte peggiora perché tende a fare una sfera invece che aggiungere dettagli, perciò purtroppo non so dirvi di più su questi valori da cambiare, dovete fare un po' di prove. È molto complesso comunque riuscire a fare qualcosa di buono partendo da un'immagine sola, a meno che non è molto particolare e lui riesce a intenderla bene. Io penso che faccia una specie di depth prima di passare al creare la mesh. In ogni caso alla fine qui potete cambiare il file format. Io ho messo STL perché è quello più usato per la stampa 3D, o se no potete mettere 3MF, ma potete fare quelli che volete voi, c'è anche OBJ se fate programmi 3D. E a questo punto, una volta che ha elaborato, arriva proprio qua sul piano 3D e potete vederlo in pieno. Adesso proviamo a farlo elaborare così vi fate un'idea di cosa può venire fuori. Ha terminato di generare, vediamo quanto ci ha messo, se ce lo dice, 60 secondi sulla mia. Se vi può dare un'idea, ovviamente il Task Manager non riesco a farvelo vedere perché è già passato, però vedete quanto prende. Stiamo sui 6 giga, secondo me forse addirittura con i modelli mini e turbo riuscite a generare anche con una scheda da 6 giga, però dovreste fare le prove. E questo è il risultato, considerando che è partito da un'immagine piatta, senza riferimenti, mi sembra veramente ottimo. È un peccato che non faccia le linee, però mi sembra più che buono. Ovviamente lui fa una cosa anche dietro perché prende un po' l'iniziativa. Io per fare quel gettone lì mi sono fatto aiutare e chi me l'ha fatto ha tagliato la parte dietro, però secondo me chi stampa e chi modella le modifiche le fa sempre, perciò non credo sia un problema grosso fare una roba così, però modellare una roba di questo tipo magari non è complessa se usate una displacement map, però mi sembra tutto sommato molto buona. Qua abbiamo un piccolo menu dove potete scegliere alcune cose. Una cosa interessante è la luce, perché alle volte la spara un po' troppo e dite oddio non ci sono più dettagli, ma no, perché magari è troppo alta, abbassatelo e vedete che si vede bene. Poi c'è la telecamera, si può spostare, si può cambiare, proprio come se fosse un viewport di un programma 3D.
e qua se fate export potete anche cambiare il formato se l'avete magari impostato in un altro modo sopra e cambiare magari anche il colore. Non preoccupatevi che tanto poi ritorna come prima quando chiudete il programma e lo riaprite o fate una nuova generazione. Se aprite la cartella degli output di ConfUI, andate in 3D, vedrete che adesso c'è questo file. Con Windows 11 se salvate in STL o comunque un formato per la stampa 3D potete aprirlo. Se fate doppio clic vi apre proprio il modello, perché teoricamente questo programma vi permette di inviare la stampa di qualche servizio online, ma visto che non funziona io dico ok, ma si vede che è da configurare in qualche modo, però almeno potete farvi un'idea. Adesso qua c'è la luce un po' sparata, almeno vedete come verrebbe, vedete che rimane alzato perché c'è quella gobba sotto. Ma passiamo al multiview, facciamo workflow, open, stessa cartella ma mv multiview. Che cosa cambia qua? Che abbiamo 4 riprese, il frontale, destra, sinistra e posteriore. Io di base la parte sinistra, che poi in realtà è uguale alla destra, cioè le ho chiamate così ma potete metterlo come volete, anche se comunque poi qui va a finire in left e right, cercate di intuirlo nel modo giusto ma comunque elabora in ogni modo. L'ho disabilitata questa parte, dicevo, perché ho notato che crea delle protuberanze sbagliate, mentre se togliete questa parte qui o questa è uguale, viene il modello giusto. Fa lo stesso procedimento di prima, non cambia niente, l'unica differenza è che avete più visuali. Io quello che vi consiglio è, se potete, fatelo così, perché vengono sicuramente meglio. Ovviamente qua sopra dovete mettere il modello MV per fare i multiview. Qui caricate il personaggio che volete fare, magari nella posa frontale, nella posa di sinistra, nella posa di destra, nella posa posteriore, e poi generate. Stesso discorso di prima. Uno potrebbe dire cavoli, ma come faccio a fare un personaggio fatto così? O siete già bravi a fare queste cose e quindi non avete problemi, magari disegnate e volete mettere solo giù un modello stampato dalle vostre creazioni, oppure potete usare Flux. E come potete usarlo? Vi faccio vedere come ho realizzato questo qui, che ho diviso in 3. Qui abbiamo il left, qua abbiamo il back, vedete? Per fare questo, che dovrebbe essere tipo Sub-Zero di Mortal Kombat, ma ha preso l'iniziativa perché tanto dovevo fare una prova, andiamo in questo workflow, che è proprio quello relativo a questa generazione. È il basic che trovate nella cartella di Flux 1.0. Gli ho solo aggiunto un lore sul quale mi trovo bene, che è il Dark Fantasy Movie, magari ve lo linko anche in descrizione, e poi ho fatto un prompt fatto in questo modo. Gli ho detto è un character sheet di Sub-Zero di Mortal Kombat in pose differenti ad angoli diversi, che includono la front view, la side view e il back view. Gli ho dato un valore più alto per fare in modo che mi ascoltasse, e poi gli ho detto il personaggio è in una posa particolare. Questo è difficile farglielo fare perché sennò ve lo fa proprio tipo manichino con le braccia aperte messo lì, ma in questo modo serve a poco. Poi ripeto, dipende sempre qual è il fine di questa generazione, perché chi passa poi a ZBrush magari dice no aspetta, a me serve proprio che sia tipo manichino, invece chi stampa dice no vabbè, ma io un pupazzotto così con le braccia dritte non lo faccio. Però vedete voi, cosa importante, non ci soffermiamo adesso sulla spiegazione di una cosa così, perché per realizzare una cosa fatta bene di questo tipo servirebbe una guida apposita. Con questo prompt, che magari ve lo metto anche in descrizione, create una generazione fatta in questo modo, mettendo una risoluzione così, quindi un pochettino più rettangolare piuttosto che quadrata. Mi ha dato un risultato di questo tipo. Il personaggio messo in 3 posizioni, queste 2 si assomigliano tanto, questa non c'entra con questo qui, però ha mantenuto lo stesso stile, ha lo stesso vestito, ha la stessa impostazione, diciamo. Io cosa ho fatto? In un programma di editing di immagini ho diviso tutti e 3, ho tolto questi pezzi che non servivano. È necessario fare un po' di editing di immagine perché creare un flusso di lavoro che metta già tutto a posto sarebbe veramente incredibile, perché vedete come sono vicini qua, qui più distante, non sono così precisi. Si può fare, però bisognerebbe lavorarci tanto dietro. Una volta ripulito tutto, gli ho fatto un upscale con il workflow con ControlNet e Detail Daemon per dargli un pochettino più di profondità. Li ho divisi tutti e a quel punto ho usato un altro workflow per scontornarli bene, e questo workflow lo trovate qui. Se fate workflow open, andate nella cartella
BRefNet. Qua potete scontornare sia le immagini che il video. Questo workflow io non l'ho mai fatto vedere, l'avevo messo su Patreon perché è una cosa un po' tecnica che non so a quanti possa interessare, ma in questo caso secondo me è molto utile. Se voi lo aprite, lui si occupa di scontornare, ma lo fa molto bene. Sono due tipi di elaborazione, io li ho lasciati entrambi perché per alcune immagini fa meglio l'uno, per altre fa meglio il 2. In alcuni casi sono praticamente identici, però nel dubbio, siccome non ci mette tantissimo, li ho lasciati entrambi. Qua in alto potete scegliere il modello e qui sotto vedete la spiegazione di tutti i modelli. Così come per il device auto va sulla GPU, se no potete fare CPU, e il type in generale col Float 32 non è pesantissimo, dovreste riuscire a farlo anche con schede non potentissime. Dopodiché scegliete se fare il caricamento di tante immagini o una sola immagine. Per fargliele caricare, questo nodo qui in particolare funziona in modo strano. Anche se fate choose folder to upload poi non ve la carica. Un modo per fargliela vedere è questo. Nella cartella di input create una cartella, dentro ci mettete le immagini, per esempio queste, e una volta che è qua dentro, da qui potete raggiungerla. Se voi cancellate, andate fino a ConfUI, potete andare in input, dopodiché quella che ho creato io, Kinder, fate ok, e lui sa che deve prendere tutte le immagini di quella cartella. Il resto potete lasciarlo così com'è. Questi nodi sono fatti giusto per vedere a che risoluzione stanno andando le immagini e a seguire poi vi elabora lo scontorno. Nella maggior parte dei casi lo fa molto bene, anche su cose come capelli e dettagli particolari. Se fate run, per questa tipologia di elaborazione posso farla anche mentre sto girando, perché non è così pesante. Ok, vedete? Fa sia le maschere che lo scontorno creandovi il PNG, e questo può tornarvi utile se poi dovete fare qualcosa in particolare, perché con la maschera potete anche creare un tracciato su Photoshop o su un programma di editing. Se voi andate poi in output vi crea poi le immagini scontornate e con la sua maschera legata. Io l'avevo già fatto, per questo ci sono già. Torniamo di là sul multiview. Se volete evitare questo e avete già fatto il passaggio per le maschere con l'altro workflow, qua volendo potete, invece che arrivare da qua e fare un load image mask, e la caricate voi direttamente. Oppure aprite queste immagini che vi ha fatto l'altro workflow in un programma di editing e gli mettete uno sfondo a contrasto, cioè qualcosa che sia un pochettino più forte, tipo uno sfondo giallo, uno sfondo verde. Le salvate, le mettete qui e lo fate generare. Ora, sulla base di tutto questo, una volta che fate partire, lui fa la generazione, fa tutto quanto e vi crea sempre il modello. Ora, vedendo questi scontorni e queste immagini, tipo del personaggino della Kinder oppure questo tipo di Sub-Zero, se li recepisce bene, soprattutto guardate le maschere se sono giuste, perché se le maschere sono sbagliate vi verrà fuori un'elaborazione sbagliata, allora vi può venire fuori un qualcosa di carino. E in questo caso abbiamo il personaggino, se vedete non è perfetto, però caspita, non è neanche così male, se consideriamo che da due immaginette ha tirato fuori questa cosa qua, è abbastanza buono, ha preso buona parte dei dettagli. E poi abbiamo la generazione fatta con il personaggio tipo Sub-Zero e vedete che ovviamente più andiamo a richiedergli i dettagli e più può diventare complessa la cosa. Però come dicevo, già normalmente la stampante 3D a filamento non è fatta per fare cose estremamente dettagliate, per quello serve la stampante a resina, però anche chi avesse la stampante a resina secondo me è ancora un po' presto pensare di generare subito e stampare e avere un ottimo risultato. Però se questa uno lo prende, se la porta in ZBrush e lo sistema, io credo che potrebbe venire già un ottimo risultato. Questo è sicuramente il procedimento più semplice in assoluto per generare dei modellini in 3D su ConfUI. Come dicevo, si possono fare tante cose in più, ma i passaggi per farle sono ancora un po' complessi e non sempre danno un risultato. Come dicevo, ci sono tanti errori che possono venire fuori e tante cose che possono non funzionare e non sempre sono spiegati bene, però vi posso dire che così, soprattutto se avete una stampante 3D, potete divertirvi a fotografare le cose in giro o generare qualcosa con ConfUI e poi farlo in 3D e stamparlo.
Come avete visto, i modelli non sono così elevati di qualità rispetto a quello che fanno vedere loro su GitHub o comunque su Hugging Face. Non so esattamente come mai ci sia questo distacco fra quello che millantano loro e il risultato su ConfUI. È vero, ci sono moltissime impostazioni, probabilmente settandole in modo più avanzato magari si riesce ad avvicinarsi di più, però io ho fatto diverse prove cambiando valori, alzandoli, abbassandoli, non mi sono allontanato tantissimo da questo risultato, anzi più aumentavo determinati valori e più tendeva a farmi una sfera, non so perché. Quello che vi consiglio è: date priorità alla generazione con più immagini, perché quella singola fa abbastanza fatica lui a capire come fare veramente un modello 3D, mentre avendo il fronte, il lato e il posteriore lui la ricostruisce meglio. E come dicevo, mettere 4 visuali non sempre aiuta, digerisce meglio le 3 visuali. Secondo me quindi è un po' grezzo, ma è comunque ottimo se uno vuole fare la stampa 3D. Lo so che è pieno il web di modelli già fatti, modelli più belli e tutto quello che volete, ma se per caso uno a casa ha un oggetto particolare che vuole ricreare, si avvicina abbastanza, a meno che non ha dettagli proprio minuscoli da ricreare. È più per fare cose leggermente più grezze ma avvicinabili alla stampa a filamento. Mentre per chi modella in 3D con ZBrush o altri programmi, secondo me potrebbe essere incredibilmente utile, perché vi dà una bozza e da quella poi si può già partire a sistemare il personaggio, che credo faccia risparmiare diverso tempo piuttosto che partire da una sfera e scolpire tutto da zero. A questo punto mettete un like già che ci siete e ricordatevi di iscrivervi se non vi siete ancora iscritti, così avete le notifiche, tutto quanto sul canale, vedete i post, fate tutto quello che volete. Ma ricordatevi che c'è il server Discord dove ci sono un sacco di canali dove parlare in modo più approfondito di queste cose, fare domande, chiedere consigli. Se volete supportarmi per fare nuovi video e magari portare contenuti un pochettino più particolari, c'è la pagina Patreon dove spesso metto i workflow in anticipo e magari condivido cose che non è possibile condividere su YouTube o su Discord. E allora ci vediamo alla prossima guida. Ciao!